Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti in questa 1922esima puntata di Tintoria. Applauso. Oggi puntata incredibile, Rapone. Sono emozionatissimo. Contieniti per favore, c'è un ospite che abbiamo rincorso in lungo e in largo, non è vero, Rapone? Un idolo, ma un idolo come meme. Come meme, per carità, precisiamo. Anche perché ha messo un sacco di gente al muro. Al muro, è certo, è terribile. E a proposito, sai quale muro è utile per difenderci da chi ci ruba i dati quando ci connettiamo da un wifi pubblico? Non ne ho idea. Ti do un aiuto, comincia per N e finisce per N. Ma non sarà mica il necronomico. NordVPN. NordVPN, questa non me l'aspettavo. E sai quanti click servono per aprire il link in descrizione con un mega sconto? 2. No, devi dire... Scusa, vero. Basta un click. Chiaramente, siccome siamo una parodia, il codice sconto è cartoni morti. E a proposito di morti... È arrivato il momento, facciamo un caloroso applauso a lui, il Duce. Buonasera! Buonasera! Quanto entusiasmo! Vorrei specificare prima di creare fraintendimenti che non sta lanciando il suo cuore, bensì sta facendo solo il saluto romano. L'unico e originale. Ha detto bene, non vorrei essere scambiato per un oligarca di un governo plutocratico. Non lo vorrebbe nessuno, signor Duce, per noi è un onore averla finalmente qui. Un onore, ma come meme. Rapone non ha dormito la notte per l'emozione, averla con noi è un'occasione unica e può immaginarsi quante domande vorremmo farle, quindi cominciamo subito con la prima che si è preparato, Rapone. Sì, e come va? Bene, solo un po' di gastrite per lo stress. Ah, mi spiace. Guardi, se le puzzano anche i piedi, le posso consigliare un talco miracoloso, ma Rapone aveva preparato anche un'altra domanda, se non sbaglio? Sì, cosa ha fatto oggi? Cosa ho fatto oggi? Lo scusi, le giuro che ha fatto anche domande buone. Stamattina sono risuscitato in via del tutto eccezionale e sono venuto qui. Eh sì, perché ormai lei risiede, scusi se lo dico, è nell'aldilà. Sì, vale solo per oggi purtroppo. Stavolta invece di marciare su Roma, sono venuto in treno. Posso dire, arrivato puntualissimo. Ha avuto stamattina il tempo per bonificare qualche palude? Guardate, sta cosa mi è sfuggita un po' di mano. La gente mi ferma per strada e mi chiede dei treni e le paludi. Sempre treni e paludi. Beh, sono un classico. Anche il Duce è vittima dei suoi tormentoni e a proposito, noi di solito raccontiamo la vita dei comici da quando hanno cominciato fino ad ora. Ma io non sono un comico. Un tragicomico. Volevo chiederle, lei ha cominciato con un repertorio vecchia scuola, con i monologhi contro la chiesa e, possiamo dirlo, un po' socialisti. Il solito comico comunista. Però poi sappiamo che ha avuto una leggera virata a destra e le sue frasi più virali sono diventate tipo Dio, patria e famiglia. Un altro grande tormentone. Ecco, volevo sapere, le hanno mai rotto le scatole su questo, magari pescando i suoi vecchi tweet? Mi volevano tutti troppo bene per rischiare di rompermi le scatole. Sì, ma come mai ha deciso di cambiare repertorio? È perché prima c'era il Wok e poi il vento è cambiato? Prima doveva adeguarsi al pensiero dominante, ma poi il vento è cambiato. Ha dovuto fingere di essere quello che non era perché lo obbligavano le elite, ma poi ha avuto il coraggio di dire quello che il popolo vuole sentirsi dire perché il vento è cambiato, signor Duce? Esattamente. Grande. E possiamo dirlo, il popolo l'ama anche per questo, anche se poi ha tolto le elezioni libere. Non mi piace tentare troppo la sorte. Ora che lei è, possiamo dirlo, deceduto, nell'aldilà ha mai incontrato Berlusconi? Una volta l'ho visto, ma era da lontano. Grande. Deve sapere che io e Stefano abbiamo un format che facciamo sempre, si chiama Cagare in discoteca. Un format goliardico. Si racconta il posto più scomodo dove si è andati di corpo. Lei, signor Duce, ha qualche esperienza da raccontarci? Cagare in discoteca? Non per forza in discoteca, mi pare che ai suoi tempi neanche esistessero. Beh, c'è stata una volta, ma non so se posso raccontarlo. Sì, dai. Si apra con noi, signor Duce. Insomma, dovevo fare il discorso alla Camera per il mio insediamento. Ah sì, bellissimo, quello del, cos'era, il bivacco. Il bivacco di Manipoli. Sì, giusto, non ho mai capito cosa fossero i manipoli. Ma anche il bivacco
attacco. Ve lo dirò più tardi, comunque un discorso molto importante. Caspita. E insomma, prima del discorso, che sarebbe stato nel primo pomeriggio, vado all'osteria Il Gallo Nero per farmi una pasta asciutta veloce. Buono il gallo nero, salutiamo gli amici del gallo nero. Il gallo camicia nera. Chiedo di farmi la mia solita spaghettata aglio, olio e peperoncino, ma mi dicono che l'olio è finito. Caspita. E Cesarino mi fa: tranquillo Benito, recupero io l'olio. Penso di aver capito. Mangio la pasta tutto contento e mi reco a un incontro col re, quando comincio a sentire un po' di subbuglio nell'intestino. Aia. Penso che non sia nulla, incontro il re, gli stringo la mano, mi inchino leggermente e insomma non mi son cagato subito addosso. No. Era olio di ricino, giusto? Certo che era olio di ricino. Bella, bella, non giudichiamo, eh. Senta, signor Duce, noi abbiamo un altro format. Di solito chiediamo all'ospite quale sia il suo dittatore estero preferito. Estero. Beh, sicuramente ho legato molto con Adolf, anche se ha fatto i suoi errori, non lo nego. Si è pentito di averlo avuto come amico? Lo sappiamo tutti cosa ha fatto, su alcune cose ci son passato sopra, ma quando mi ha obbligato a promulgare quelle famose piadine senza prosciutto perché era vegetariano, da romagnolo è stato un brutto colpo. Avevo sentito una cosa del genere. Signor Duce, a tal proposito, volevo chiederle qual è il suo personaggio preferito di Dragon Ball. Scusalo, signor Duce, è un fissato di Dragon Ball. Ti direi Piccolo. Grande, anche per me, piccolo. Sono sorpreso che non lo chiama Junior come tutti. Perché usare un nome straniero quando c'è una parola italiana? Sono molto d'accordo. Io ho un'altra domanda. Lei ha molto successo tra giovani e anziani, ma molti, presumo, la criticheranno anche. Ecco, come gestisce lei gli haters? Se ce li ha. Io sugli odiatori dico solo una cosa: me ne frego! Giustissimo, bel messaggio. Poi però sotto sotto ci rimango un po' male e vorrei non averli. No. È normale. Su di loro un'opinione che non è molto politicamente corretta. Ci piace, signor Duce. La dica pure, noi non la censuriamo. Ecco, io, a parere mio, andrei a casa degli odiatori, gli romperei le ossa e farei in modo che nessuno possa pubblicamente criticare quello che faccio. Onesto? Forse sarà meglio tagliarla questa. No, qui niente censure, come quando si usa NordVPN per localizzarsi all'estero e vedere ciò che è nascosto nel proprio paese, link in descrizione. Signor Duce, ci siamo molto divertiti, ma mi permetta di fare anche una domanda un po' scomoda. Lei si dichiara antifascista? Può anche non rispondere se vuole. Non ho problemi a rispondere. Attenzione, il Duce non teme la cancel culture. Il vento è cambiato. Ritengo, e mi sono espresso molte volte in merito, che indiscutibilmente e con la massima fermezza e chiarezza ritengo che la domanda sia anacronistica. Ha ragione, ma infatti era una domanda di Rapone. L'abbiamo scritta insieme. Quanto va avanti ancora questo supplizio? Guardi, siamo a metà. A metà? No, scherzo, abbiamo quasi finito, anche se starei qui delle ore, ma devo andare a pisciare. Non vorrei annoiare il pubblico. Lei non annoia mai. Non annoia mai, signor Duce. Rapone, fagli l'ultima domanda. Ci sarebbero ancora tantissime domande che vorremmo farle, ma ahimè il tempo è tiranno. Senza offesa, signor Duce. Quindi ho dovuto sceglierne solo una a cui tengo particolarmente. Lei preferisce i Simpson o i Griffin? Non lo ascolti, ce l'ha con i Griffin quell'ingrato. Le faccio io l'ultima domanda. Come avrà visto, lei ha tanti ammiratori. Ecco, che consiglio vuole dare a chi volesse seguire le sue orme? Chiaramente specifichiamo, solo in senso buono. Sì, in senso buono. Chi ad esempio volesse raggiungere i successi buoni che ha ottenuto lei in 20 anni di dominio incontrastato in campo, non so, del frumento. O della moda. Non ci sono segreti criptici per diventare quello che sono diventato. Tutto ciò che ho fatto è seguire 3 semplici regole. Prima, alzarsi presto la mattina e farsi una doccia fredda per entrare nel mindset. Seconda,
manipolare un esercito di violenti e usarli per prendere il potere, convincendo la massa con una retorica populista e opportunista di essere l'uomo forte che risolve i problemi per poi controllare l'intera informazione così che nessuno possa dimostrare che invece potresti essere solo l'ennesimo sbruffone rincoglionito. Terza, credere sempre in se stessi. Assolutamente, e con queste belle parole fate un altro grosso applauso al Duce. Grazie mille.